Bentornati alla seconda puntata di Pillole Astronomiche, la nuova serie di video scientifici ideata da me e dall'Associazione Astronomica Astro Mirasole. Io sono Emma Gatti, sono una geochimica e sarò la vostra guida nel video di oggi. Come avevo già anticipato la settimana scorsa, essendo che quest'anno è il 50° anniversario dell'allunaggio, dello sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, abbiamo deciso di dedicare la prima serie di video al tema Luna. Questo è il secondo episodio e parleremo oggi della Luna vista dal punto di vista di un personaggio d'eccezione, Galileo Galilei. È l'autunno del 1608. In una piccola città dei Paesi Bassi, un ottico tedesco ha appena depositato il brevetto per la sua nuova invenzione. Lui si chiama Hans Lippershey e ha inventato uno strumento ottico per avvicinare gli oggetti lontani. La notizia della nuova invenzione di Lippershey si diffonde abbastanza velocemente tra gli scienziati di tutta Europa. Tra questi ci sono due matematici che sono particolarmente interessati al telescopio perché vorrebbero usarlo per osservare i corpi celesti, che fino a quel momento erano osservati soltanto a occhio nudo. I due matematici si chiamano Thomas Harriot, un inglese, e un certo Galileo Galilei, un pisano che si è trasferito a Padova per insegnare matematica all'università. Sia Harriot che Galilei ricevono il telescopio di Lippershey nello stesso periodo, nel 1609, e lo rivolgono allo stesso soggetto, verso la Luna. Però con una fondamentale differenza, che farà la storia. Harriot usa il telescopio così com'è, non riesce a intuire che non è abbastanza potente per fare la differenza. Osserva la Luna, descrive delle macchie lunari, ma non riesce a capire che cosa sono. Galilei invece ha un'intuizione geniale. Capisce che il corpo ottico del telescopio di Lippershey non è abbastanza potente. Che cosa fa? Chiama i mastri vetrai della vicina Venezia e ricostruisce le lenti. Inventa così un nuovo strumento basandosi sul telescopio di Lippershey e lo chiamerà cannocchiale. Il 30 novembre del 1609 Galilei punta il suo cannocchiale verso la Luna e la vede come mai nessuno l'aveva vista prima. Osserva le stesse macchie che aveva descritto Harriot, ma capisce che cosa sono. Queste macchie lunari non era la prima volta che l'uomo le osservava, anche Dante ne ha parlato nel secondo cantico del Paradiso. Leonardo da Vinci le aveva disegnate, ma senza uno strumento potente per poterle vedere non era riuscito a interpretarle. Galilei invece, anche grazie alla sua conoscenza della prospettiva del chiaroscuro, perché era anche un artista, riesce a capire che queste macchie lunari nient'altro sono se non la topografia della Luna. Lui vede la Luna com'è, vede la Luna come una superficie scabra, rugosa, fatta da montagne, da valli, da alti piani, da bassi piani. In quel momento, quel 30 novembre del 1609, la Luna cessa di essere quella sfera celeste, perfetta, liscia, descritta dalla filosofia aristotelica e diventa un pianeta molto simile alla Terra. Il 12 marzo 1610 Galilei pubblica il suo libro, il Sidereus Nuncius, nel quale raccoglie tutte le informazioni che ha raccolto grazie al telescopio. Nel Sidereus Nuncius ci sono anche delle bellissime tavole che lui stesso aveva dipinto della Luna e sono ancora più eccezionali se pensate che il suo campo visivo, il campo visivo di questo cannocchiale era davvero piccolo, quindi lui non vide mai la Luna per intero, la vide soltanto pezzo per pezzo e così la dipinse, come un mosaico. Non le ha azzeccate tutte Galilei, per esempio non riuscì a capire che cosa fossero le maree, al contrario di Keplero che invece intuì che le maree erano dovute al moto gravitazionale della Luna. Resta comunque una mente brillante che era riuscita a capire ciò che invece la maggior parte degli studiosi del suo tempo non erano riusciti a interpretare. A mio parere l'eredità più importante che ci ha lasciato Galilei sta nel metodo scientifico, in un nuovo approccio quantitativo per descrivere la realtà. Questo è un enorme scarto con la mentalità del tempo. Se pensate che ai tempi, grazie a una visione molto più antropocentrica della realtà, si pensava che la conoscenza fosse basata soltanto sulle percezioni dell'uomo. Se c'è una cosa che Galilei ci ha insegnato e che ci dovremmo ricordare è che la realtà può essere ben più complessa di ciò che noi vediamo e interpretiamo a occhi nudi. Sotto, come sempre, troverete le referenze al nostro lavoro, è soltanto un'indicazione, i lavori su Galilei sono tantissimi, quindi la lista non è esaustiva. Se avete domande, curiosità, se volete sentire parlare di certi argomenti, scriveteci astromirasole@gmail.com oppure info@planet9.it. Noi vi aspettiamo qui il 20 luglio 2019, stavo dicendo 1609, ero ancora ferma ai tempi di Galilei.
Vi aspettiamo il 20 luglio 2019 perché faremo il Moon Party, un'intera giornata celebrativa dedicata all'allunaggio. È una giornata che abbiamo organizzato per voi, per le famiglie, per i bambini, per i ragazzi, per gli adulti. Sarà un'intera giornata dalle 10 del mattino fino a notte fonda, quindi venite a trovarci 20 luglio 2019 all'Abbazia di Mirasole che è alle porte di Milano. Io vi saluto e ci vediamo qui la prossima volta.